Quante opportunità hai perso per come hai comunicato, non per quello che hai detto? Pensa magari a quell'ultima trattativa andata male, a quel collaboratore che non capisce mai al primo colpo, a quella riunione durata magari 2 ore senza nessuna decisione concreta. In tutti questi casi il problema rarissimamente è il prodotto, il prezzo o le competenze. Il problema è la comunicazione. E oggi ti mostro 7 errori più costosi che imprenditori e manager fanno ogni giorno, spesso senza rendersene conto. Ti avverto già adesso, il settimo errore è quello che mi ha fatto perdere più soldi nella mia carriera. Probabilmente sta costando molto anche a te in questo momento. Quindi arriva fino alla fine. E già che ci sei, dimmi nei commenti qual è la situazione comunicativa che trovi attualmente più difficile nella tua azienda. Scrivi 1 se è con il team interno, i tuoi collaboratori e colleghi. Scrivi 2 se invece è con i clienti. Prima di entrare negli errori, una cosa che molti imprenditori e manager non considerano mai. Quando comunichiamo, usiamo 3 canali contemporaneamente. Le parole che scegli, il canale verbale, quindi come usi la voce, tono, ritmo, pause, volume, il canale paraverbale, il linguaggio del corpo, espressioni, postura, gesti, la comunicazione quindi non verbale. Se questi 3 canali non sono allineati, il tuo messaggio arriva distorto, punto. Puoi avere la proposta più solida del mercato, ma se la comunichi nel modo sbagliato, non la vendi. Tieni la mente su ogni errore che vedremo. Primo errore, e lo vedo ogni settimana nelle aziende in cui lavoro. L'imprenditore o il manager che dice io sono fatto così, mi prendi per come sono. Capisco il concetto, ma nel business questo atteggiamento ha un costo preciso. Clienti che non capiscono il valore di quello che offri, collaboratori che non eseguono come ti aspetti, riunioni che finiscono senza allineamento. Pensaci così, quando guidi, cambi stile in base alla situazione. Autostrada, traffico, pioggia, notte, non esiste un solo modo di guidare. La comunicazione funziona esattamente così. Con un direttore finanziario userai dati e numeri. Con un responsabile commerciale userai risultati e opportunità. Con un operativo invece userai istruzioni precise e sequenziali. Stessa azienda, stessa proposta, 3 comunicazioni completamente diverse. I migliori imprenditori che ho incontrato in 40 anni non sono quelli che parlano meglio, ma sono quelli che sanno adattarsi a chi hanno davanti. Secondo errore, e qui ti chiedo onestà totale. Nell'ultima riunione che hai fatto, stavi davvero ascoltando i tuoi collaboratori o stavi già pensando alla risposta mentre parlavano? Questo è uno dei problemi più costosi nelle PMI italiane. L'imprenditore parla, il team annuisce, ognuno esce dalla riunione con un'idea diversa di cosa si è deciso e poi ci si lamenta che non eseguono mai nel modo giusto. Il problema non è il team, è che nessuno li ha davvero ascoltati abbastanza da capire dove c'era confusione. L'ascolto attivo non è stare in silenzio mentre l'altro parla, è fare domande di verifica, riformulare, confermare la comprensione. Quindi, se ho capito bene, tu stai dicendo che quella frase vale oro in qualsiasi conversazione di business. E qui la domanda per te. Scrivi 1 nei commenti se pensi di essere un buon ascoltatore, scrivi 2 se ammetti che spesso sei già con la testa alla risposta. Nessun giudizio, è un esercizio che può cambiare i risultati nella tua azienda. Terzo errore, strettamente collegato al secondo. Quante decisioni hai preso basandoti su quello che pensavi volesse il cliente senza averlo mai chiesto direttamente? I presupposti non verificati sono una delle cause principali di progetti falliti, offerte rifiutate e collaborazioni interrotte. Il cliente ti dice mi mandi un preventivo e tu mandi quello che pensi sia giusto, senza avere capito qual è il suo vero problema. O il collaboratore che ti dice ho capito e tu non verifichi, poi scopri che ha capito qualcosa di completamente diverso. La soluzione è semplice, ma richiede disciplina, una domanda in più invece di dare per scontata la risposta. Cosa intendi esattamente? Qual è la tua priorità su questo punto? Cosa ti aspetti come risultato? 3 domande che in 60 secondi evitano settimane di lavoro sbagliato. Siamo a metà. I prossimi 4 errori sono quelli che fanno più danni in azienda in assoluto, soprattutto il settimo che ti avevo anticipato all'inizio. Rimani fino alla fine perché quello cambia il modo in cui gestisci il team e i clienti da domani mattina. Quarto errore, questo ha un impatto diretto sulla produttività del tuo team. Conosciamo tutti quel manager o imprenditore che qualunque cosa succeda
trova sempre il problema. L'idea nuova, sì, ma il risultato positivo, potevamo fare meglio, il collaboratore motivato, ma non durerà. Ecco, questo atteggiamento, anche se inconscio, distrugge la motivazione del team in modo sistematico. Un clima comunicativo positivo produce invece risultati migliori. Non è una questione di ottimismo, è una questione di performance aziendale. Fai un test pratico, monitora le prime 3 frasi che direi domani mattina in ufficio. Sono costruttive o demoliscono? Se questo punto ti ha fatto riflettere, metti un like, mi aiuta a capire che questi concetti ti servono davvero. Quinto errore, e questo costa carissimo nelle PMI. Quella conversazione con il collaboratore che non performa, che rimandi da 3 mesi, quel cliente insoddisfatto che non chiami perché non sai cosa dirgli, quel fornitore con cui c'è tensione e speri si risolva da solo. Non si risolve da solo, mai. Ogni conversazione difficile, rimandata, si trasforma in un problema più grande e quando esplode, e prima o poi esplode, esplode sempre nel momento peggiore. L'approccio che funziona in ambito professionale è questo. Separa il comportamento dalla persona. Non sei inaffidabile, ma questa consegna in ritardo ha creato un problema al cliente. Cosa possiamo fare perché non si ripeta? Stai comunicando il problema senza attaccare la persona. La conversazione rimane produttiva invece di diventare uno scontro. Sesto errore. Questo è quello su cui ho lavorato di più nella mia carriera, perché di natura io sono molto impulsivo. C'è una differenza enorme e costosissima in termini di business tra reagire e rispondere. Reagire è automatico, emotivo, istintivo. Rispondere invece è consapevole, strategico, orientato al risultato. Esempio pratico. Un cliente chiama arrabbiato perché la consegna è in ritardo. La reazione istintiva è difendersi, ma guardi che il problema era... La risposta assertiva è completamente diversa, del tipo capisco il disagio che le ha creato, mi dica qual è la priorità adesso e così troviamo una soluzione. Stesso problema, risultati opposti. Prima di rispondere in qualsiasi situazione di tensione con un cliente, un collaboratore, un fornitore, fatti sempre questa domanda. Quale risultato voglio ottenere da questa conversazione? Quella domanda sposta l'attenzione dall'emozione all'obiettivo e cambia completamente come rispondi. Scrivi nei commenti quante volte questa settimana hai reagito invece di rispondere. Scrivi 1 se mai o quasi mai. Scrivi 2 se almeno una volta. Scrivi 3 se più volte e stai già pensando a una situazione specifica. Eccolo il settimo errore, quello che ti avevo anticipato. Molti imprenditori e manager associano la negoziazione solo alle trattative commerciali, contratti, prezzi, condizioni. Sbagliato. E questa è la convinzione più costosa che puoi avere in azienda. Noi negoziamo continuamente, ogni giorno, in ogni conversazione di lavoro. Negoziamo con il collaboratore quando assegniamo le priorità del progetto, negoziamo con il cliente quando vogliamo gestire le sue aspettative, negoziamo con il fornitore quando c'è un problema di consegna, negoziamo con il socio quando non siamo d'accordo sulla strategia. Chi non sa negoziare in queste situazioni fa sempre la stessa cosa. O cede su tutto o perde autorevolezza e si chiude sulla sua propria posizione, crea una resistenza e conflitto. Il negoziatore efficace fa una cosa diversa, ascolta il punto di vista dell'altro, lo riconosce e poi ripropone una soluzione che tenga conto di entrambe le posizioni. Tipo, capisco che per te questa è la priorità, per noi invece il vincolo principale è questo. Vediamo come possiamo trovare un punto di incontro. Questa singola frase, usata nel momento giusto, risolve il 70% dei conflitti professionali, prima che diventino problemi. I migliori leader che ho incontrato in 40 anni di lavoro con aziende e piccole e medie imprese non sono quelli che impongono, sono quelli che sanno negoziare ogni giorno in ogni conversazione. Questo è il vero costo dell'errore numero 7. Non sono i contratti che non chiudi, sono le relazioni professionali che si deteriorano nel tempo, perché nessuno si sente mai davvero ascoltato. Veloce riepilogo dei 7 errori che ti porti a casa. 1. Comunicare nello stesso modo con tutti invece di calibrare il messaggio. 2. Parlare senza ascoltare davvero. 3. Supporre invece di verificare con domande precise. 4. Il tono negativo che avvelena il clima aziendale. 5. Evitare i confronti difficili che si trasformano in problemi più grandi. 6. Reagire invece di rispondere in modo strategico.
7. Non saper negoziare nelle conversazioni quotidiane, non solo nelle trattative commerciali. Non richiedono corsi di mesi, richiedono consapevolezza e pratica quotidiana. Identificare quale fai di più è già il primo passo. Scrivimi nei commenti il numero dell'errore che riconosci di più, da 1 a 7. Rispondo a tutti, sempre. Se questo video in qualche modo ti ha dato qualcosa di concreto da applicare già da domani mattina, metti un like, mi aiuta a capire che questi contenuti servono davvero e mi spinge a creare altri approfondimenti su comunicazione, vendita e leadership per le PMI. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ogni settimana pubblico nuovi video su questi temi. Ci vediamo al prossimo video.